Marco Marcello dell'Università di Siena. Stiamo intervistando il professor Fabio Mugnaini dell'Università di Siena per il progetto Together. Io la ringrazio per essere qui con noi e per aver dato la sua disponibilità a essere intervistato per il nostro progetto. Le vorrei chiedere cortesemente se ci vuole raccontare l'esperienza sua e dell'Università di Siena in merito all'accoglienza e all'integrazione degli studenti con uno status di rifugiati. Grazie. Noi abbiamo cominciato ad occuparci di procedure di accoglienza nel 2008, perché nella città di Follonica fu istituito un centro straordinario per far fronte ad una delle tante ondate cosiddetta di emergenza, e la cittadinanza di Follonica reagì in maniera molto preoccupante all'arrivo di questi 200 e qualche decina richiedenti asilo. Ci arrivarono segnali di reazioni di rifiuto, di conflitto, e decidemmo di intervenire come corso di laurea magistrale in antropologia, organizzando una sorta di ricerca attiva, di intervento con i nostri studenti, che dal mese di novembre fino al mese di marzo frequentarono il centro, fecero operazioni di mediazione tra le istituzioni, tra cittadini e richiedenti asilo, raccolsero tante testimonianze, e da questa esperienza ne nacque poi un piccolo fondo di tesi di laurea, di committenze, di interessi scientifici parlo. Nel 2015 una delle nostre laureate ci ha segnalato l'insorgenza di un altro nucleo di conflitto, che stavolta accadeva proprio alle porte della città, in uno dei comuni della provincia senese, e decidemmo allora di dotarci di una struttura per poter intervenire. Costituimmo, d'intesa con il rettore Riccaboni, una struttura di supporto che si chiama tuttora UniSeekers, cercando di portare e di rendere operativa la concezione che avevamo e che ci caratterizza come gruppo, cioè una concezione per la quale l'accoglienza e soprattutto il riconoscimento del diritto d'asilo è un preciso obbligo costituzionale, non un'opinione, favorendo sia la soluzione di momenti di tensione o di conflitto, che accogliendo anche le domande e le richieste specifiche che ci venivano dalle singole persone. L'accoglienza nel senso dell'accoglienza universitaria in quanto tale, cioè dell'offerta di un percorso di formazione universitaria, ha dovuto fare i conti con alcune difficoltà oggettive. In primo luogo il tasso di scolarizzazione, che perlomeno tra le persone con cui abbiamo avuto modo di lavorare era tendenzialmente molto basso. Alcuni dei ragazzi che abbiamo incontrato hanno manifestato per esempio delle straordinarie capacità di apprendimento linguistico, partendo da quel plurilinguismo che è una caratteristica condivisa di tante popolazioni dell'Africa subsahariana, mostrando di essere capaci di sbrigarsela in 2 o 3 lingue apprese nelle circostanze poco felici dei centri di accoglienza, nelle lunghe fasi di attesa, però in assenza di certificazioni di percorsi di studio pregressi, in assenza di quei documenti che consentono il reclutamento come studenti universitari. In qualche caso c'erano entrambe le cose, c'erano sia le competenze, la maturità, l'interesse e la voglia di continuare a studiare, che i documenti, ma magari i documenti erano parziali, mancavano di dettagli, non erano sufficientemente esplicativi, ed in questo siamo riusciti a trovare, d'intesa con il nostro servizio di segreteria studenti, siamo riusciti a trovare un buon equilibrio fra il rispetto delle norme e la interpretazione estensiva di queste norme, un'interpretazione a favore
della richiesta e abbiamo preso per buono quello che ci veniva proposto. Come faccio a chiedere a una persona che è fuggita da una casa in fiamme, scampata magari ad un conflitto etnico, di tornare a rimettersi in contatto con il regime da cui è scappato? Ottenuta l'accoglienza umanitaria, il richiedente asilo si trovava fuori dai centri di accoglienza e cominciava quel percorso essenzialmente di strada oppure di affidamento alle reti già preesistenti, che portano però verso il lavoro clandestino, verso la marginalizzazione dei grandi ghetti, e che non rende compatibile questa condizione con la condizione dello studente universitario. In qualche caso è stato proprio il rifiuto dell'accoglienza che ha consentito, attraverso le pratiche di ricorso in appello, un prolungamento della presenza del richiedente asilo nella struttura di accoglienza, e che abbiamo visto essere accompagnato da una progressione nella carriera accademica. Questa scelta di etica istituzionale che l'Università di Siena ha fatto, che è stata intelligentemente tradotta in pratiche amministrative elastiche nella misura del possibile, ma sostanzialmente di accoglienza. Dall'altra parte in negativo grava tutta l'inefficienza del nostro sistema di accoglienza. Il fatto che si tengono persone per mesi e per anni senza preoccuparci di dare loro nessun percorso minimamente strutturato o tutelato. In qualche caso l'essere iscritto all'università ha poi portato al riconoscimento di un diritto, di un permesso di soggiorno. Qui però comincia la fase in cui noi perdiamo i contatti, perché il permesso di soggiorno crea la condizione legale per la permanenza nel nostro territorio, ma rimangono aperte e tendenzialmente non risolte tutte le problematiche legate a come si vive nel nostro territorio, di che cosa si vive nel nostro territorio. Questa cosa che ha parlato di una burocrazia flessibile, che non è decisamente una cosa comune nell'ambito italiano. No, CARES viene istituito nel novembre del 2015. Mi pare che l'anno successivo ebbi modo di partecipare ad un'iniziativa europea maturata all'interno del Coimbra Group, dove mi sono potuto confrontare con colleghi di altre università, sia europee che italiane. E in effetti le strategie sono molte. Da qualche parte si è deciso, per esempio, di inviare del personale universitario a visitare i campi profughi, selezionare lì le persone da portarsi a casa e garantire a queste persone un'accoglienza quale noi non avremmo mai potuto permetterci. E questo è un'ottima cosa per i selezionati. A me fa un po' accapponare la pelle, perché ci trovo delle tracce di neocolonialismo anche abbastanza evidente dentro la matrice dell'intervento assolutamente benefico.